Ci spostiamo all'interno della cartella CSS, anzi, prima cancelliamo la cartella test qua dalla cartella privata. Bene, ci spostiamo all'interno della cartella CSS, selezioniamo la nostra cartella test, la spostiamo nella root principale e come vedete ora la cartella test all'interno della cartella CSS non è più disponibile. Ci spostiamo all'interno della root privata, apriamo la cartella test e come vedete abbiamo spostato correttamente la nostra cartella dalla cartella CSS alla cartella privata. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati sul drag and drop dei nostri file all'interno delle nostre directory, in modo da poter spostare i file all'interno del nostro cloud. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, ci concentreremo invece sulla selezione e quindi sullo spostamento delle cartelle all'interno di ulteriori directory. Quindi per prima cosa, nel nostro file elenco file, quindi dove viene generato il nostro elenco, come abbiamo fatto per quanto riguarda i file, attiveremo anche il drag and drop per quanto riguarda le nostre cartelle. Quindi nella sezione dove vengono generate le nostre cartelle, allora il tag img oltre quindi se si tratta di una cartella, il tag img oltre agli eventi on drop e on drag over dobbiamo aggiungergli l'evento on drag start che richiama la funzione trascina, perfetto, e lo stesso dobbiamo fare con il tag A. Bene, e nell'intestazione del file, all'interno della parte di codice, quindi all'interno dell'if isset get move, quindi se abbiamo deciso di spostare o file o cartelle, gli diciamo ulteriormente if is file get from, quindi se è un file utilizziamo la parte di codice che abbiamo definito nella precedente videoguida in questo modo, altrimenti per il momento ci limitiamo a stamparci a video cartella giusto per test. Quindi salviamo, F5, selezioniamo la cartella CSS, la spostiamo all'interno della cartella sezioni e come vedete ora è possibile trascinare anche le nostre cartelle. Rilasciamo la nostra selezione e come vedete qua il file va a riconoscere che la nostra selezione non è un file ma è una cartella e ci stampa giustamente cartella. Bene, quindi all'interno di questa parte di codice dobbiamo concentrarci sullo spostamento della cartella selezionata. Quindi come prima cosa andiamo a verificare che la nostra variabile get cartella sia stata settata. Quindi se get cartella è diverso da stringa vuota, allora definiamo la variabile percorso uguale a get cartella punto slash e ci concateniamo la nostra variabile get select, quindi la cartella selezionata, altrimenti percorso sarà uguale a privata slash get select, come abbiamo fatto per la cancellazione. Bene,
Poi andiamo a ricavarci la root principale uguale a real path di server document root slash percorso, come abbiamo fatto sempre per quanto riguarda la nostra cancellazione. Bene, poi andiamo a ricavarci a leggere le cartelle e i file all'interno della root principale con la classe recursive directory iterator e recursive iterator. Qua ci va root princ non principale, quindi la variabile che abbiamo definito qua. Perfetto. E come prima cosa, se si tratta di una cartella, dobbiamo andare a creare la cartella all'interno del percorso di destinazione. Quindi gli diremo mkdir $_get la variabile to, quindi la cartella di destinazione, punto slash la nostra cartella invece selezionata, quindi get select, chiusa tonda e punto e virgola. Quindi andiamo a creare la cartella all'interno della cartella selezionata, quindi salviamo e lo andiamo a testare subito. Quindi premiamo F5, creiamo una nuova cartella che la chiamiamo test, la selezioniamo e la spostiamo all'interno della cartella CSS. Ci spostiamo all'interno della cartella CSS, come vedete è stato creato correttamente all'interno della cartella CSS l'ulteriore sottocartella test. Ora la cancelliamo e proseguiamo con lo script. Quindi una volta che abbiamo creato la cartella al suo interno, apriremo un ciclo for each e andiamo a scorrere i file, quindi for each $files as $name $file, andiamo a definire, come abbiamo visto nelle precedenti video guide, root file uguale a real path di file. Poi andiamo a definire la destinazione uguale a substring di root file strlen di root principale più 1, come abbiamo visto nelle precedenti video guide. Quindi andiamo a ricavarci il nome della il percorso relativo, diciamo, della directory selezionata, e poi gli diciamo if is file $file copy root file virgola e il percorso di destinazione, quindi get to slash get select punto slash la variabile dest. E per finire gli diciamo unlink root file. Bene, questo per quanto riguarda i nostri file. Altrimenti, se una cartella, andiamo a creare
la cartella all'interno della cartella selezionata. Quindi gli diremo mkdir get to punto slash get select punto slash dest, quindi la cartella selezionata col ciclo for each. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo la cartella test, la spostiamo all'interno della cartella CSS, apriamo la cartella CSS, come vedete è presente la cartella test, apriamo anche la cartella test e come vedete al suo interno troviamo il file scusate, add.png e la sottocartella al suo interno, come nella cartella test. Ora invece apriamo la cartella test e come vedete al suo interno è presente soltanto la sottocartella, ma non è più presente il nostro file. Questo perché gli abbiamo detto che se un file deve andare a copiare il contenuto, deve andare a copiare il contenuto, o meglio, scusate, il file selezionato all'interno della cartella di destinazione, quindi all'interno della cartella test contenuta all'interno della cartella CSS, e poi deve andare a cancellarci il file contenuto nella cartella originaria. Per quanto riguarda invece le nostre cartelle, le abbiamo detto semplicemente di andare a creare la cartella all'interno della cartella di destinazione. Quindi dovremmo in realtà andarle anche a dirgli che deve cancellare anche la cartella test contenuto in cartella privata, perché ormai abbiamo spostato il contenuto all'interno della cartella CSS. Quindi gli dovremo dire if $_get from è diverso da get to / get select / destinazione, quindi soltanto se le due cartelle non coincidono, quindi stiamo realmente spostando una cartella da una directory all'altra, allora gli diciamo rmdir $file. Bene, e al di fuori del ciclo for each, come ultima modifica, andiamo a cancellare con rmdir anche get from, quindi la cartella principale. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo, ci spostiamo all'interno della cartella CSS, anzi prima cancelliamo la cartella test qua dalla cartella privata. Bene, ci spostiamo all'interno della cartella CSS, selezioniamo la nostra cartella test, la spostiamo nella root principale e come vedete ora la cartella test all'interno della cartella CSS non è più disponibile. Ci spostiamo all'interno della root privata, apriamo la cartella test e come vedete abbiamo spostato correttamente la nostra cartella dalla cartella CSS alla cartella privata. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sull'unzip dei nostri archivi all'interno del nostro cloud.